Ehi, ciao! Una piccola avvertenza. Il video che segue è talvolta complesso, sicuramente filosofico e qualcuno potrebbe anche etichettarlo come intellettualoide. Ma questo è Broken Stories, un canale in cui parliamo di narrazioni dark e immaginifiche da una prospettiva post-nerd, cioè siamo persone convinte che le storie non esistano fuori dal mondo, ma nel mondo, e quindi sul mondo noi ci interroghiamo. Buona visione! Perché ore e ore, mesi e mesi, anni e anni della nostra vita passati a leggere delle storie? Andiamo su, non ha senso. Perdiamo un sacco di tempo. Giusto? È quello che direbbero i governanti di Il mondo nuovo di Aldous Huxley del 1932, un romanzo distopico in cui si immagina appunto questo governo che controlla i cittadini in tanti modi per mantenerli sempre un po' euforici, felici e obbedienti, anche con una droga. La soma si chiama così, che riduce l'aspettativa di vita, però ti rende sempre un po', ti rende contento di vivere in quella società lì e sicuramente limita la tua voglia di modificarla, di cambiarla, di protestare. Nel 1953 un certo Ray Bradbury se ne esce con un altro romanzo, un'altra distopia, che è Fahrenheit 451. Lì la colpa dell'eventuale insoddisfazione dei cittadini, che sarebbero quindi ispirati a ribellarsi, e dei libri, e quindi i libri vanno bruciati, non bisogna leggere, perché, come dicono insomma i cattivi del libro, queste narrazioni, questi libri ti mostrano i pori sulla pelle della realtà, ti mostrano i difetti, e quando vedi i difetti cominci a pensare, e pensare ti rende infelice. Questa è la lezione di questi due libri: non leggere, perché ti renderà infelice. Non leggere soprattutto narrativa, non leggere storia. E invece noi siamo qui, pochi, residuali se volete, in una società che mal sopporta la perdita di tempo, una società votata alla produttività e all'efficienza, sì, la nostra, sto parlando proprio della nostra società occidentale. E insomma, però noi siamo qui, siamo quelli che leggono, si comprano un libro e fermano la propria produttività, perdono un sacco di tempo, perché un libro poi te ne richiede anche tanto. Ma infatti voi se vi guardate in giro, no? E chiedete qual è l'ultimo libro che hai letto, l'ultimo romanzo, l'ultima storia che ti ha appassionato, a una grande quantità di persone scoprirete che alla fin fine non siamo così tanti a perdere tutto questo tempo. Non va tanto di moda. E poi ci sentiamo dire, sì, leggo, ma leggo magari un libro all'anno, che di solito significa non lo leggo affatto, ne leggo uno ogni 2, 3, 4 anni. Oppure sì, leggo tanto, ma leggo in rete, leggo su internet soprattutto, anche perché i giornali, diciamo la verità, quelli di carta non li legge più nessuno. Insomma, viviamo in un'epoca che potremmo anche definire l'epoca della crisi della narrazione. Sì, perché siamo nell'epoca della informazione e per qualcuno forse anche oltre, cioè nell'era della conoscenza. Però dagli anni 70-80 siamo entrati in quest'era in cui l'informazione è la vera materia prima con cui si fanno tante cose e anche tanti soldi. Quindi l'informazione. Ma che cos'è l'informazione? Beh, secondo un molto influente filosofo, Byung-Chul Han, l'informazione è un po' il contrario della narrazione ed è anche, se volete, l'assassino della narrazione. Un po' come nella canzone Video Killed the Radio Star. Ecco, in questo caso l'informazione ha ucciso la narrazione, secondo Byung-Chul Han, che badate è un filosofo che ha molta influenza soprattutto sulle ultime generazioni, almeno le persone nelle ultime generazioni che insomma si pongono tante domande. E secondo me è bene che ci concentriamo su alcune riflessioni oggi, partorite da questa mente molto fervida e molto fertile, per capire cosa sta succedendo alla narrazione e perché è in crisi. Oh, però, prima di andare avanti, io vi voglio parlare di una rock band italiana fantastica, i San Levigo. Anche perché sono loro a sponsorizzare questo video. E quanto è bella questa cosa! I San Levigo se ne sono usciti con un secondo album. Eccolo qui, si chiama Spettri, che qui su Broken Stories ci sta a fagiolo. Vi metto qua sotto tutti i link per scoprire chi sono, cosa fanno questi ragazzi che si dedicano a un post-punk italiano di altissima qualità. Io vi invito molto caldamente a scoprire Spettri dei San Levigo, perché è un album sia musicalmente che contenutisticamente molto valido.
Dal punto di vista musicale siamo in ambito post-punk. C'è molta new wave, le chitarre sono molto psichedeliche, la tensione aleggia in ogni pezzo per descrivere il mondo in cui viviamo. Ci sono citazioni a Aldous Huxley, a Fahrenheit 451, un gruppo post-punk che parla di un mondo post-democratico, quello in cui viviamo. E lo fanno con canzoni assolutamente godibili e in cui aleggia, come vi dicevo, sempre questa tensione. La descrizione di un mondo in cui le persone hanno perso il contatto con gli altri, sono sempre più individualiste, perse nei social, abbeverate da algoritmi che ci stordiscono e che ci fanno perdere appunto tutto ciò che, fra l'altro, denuncia anche Byung-Chul Han, che è un filosofo di riferimento per questa band. Una band che ha qualcosa da dire e ha da dirlo con musica di alto livello. Io vi invito veramente ad ascoltarli, anche se magari come me siete metallari, sono sicuro che lì troverete qualcosa di valido. E poi ragazzi, sono brokenauti, sono della nostra tribù e questo è fantastico. E io li ringrazio molto per questo video che hanno sponsorizzato e per il desiderio di arrivare a un certo tipo di pubblico che siete voi. Quindi ascoltateli. Grazie. Andiamo avanti col video. Un bambino ha la febbre e a letto. La mamma arriva, si siede sulla sponda del letto e inizia a raccontargli una storia. Il bambino si calma gradualmente, sempre di più, si sente meglio. Le storie, le narrazioni sono terapeutiche, sospendono il tempo, lo fanno rallentare, ci inducono a una forma di godimento contemplativo di una vicenda che ci sospende la nostra presenza nel mondo, dimentichiamo noi stessi e così stiamo meglio. È un fatto. Oggi viviamo in una società in cui neanche i medici hanno tempo di ascoltare le storie dei propri pazienti. Bisogna essere produttivi, bisogna essere efficienti, bisogna fare in fretta. L'unico forse ambito in cui ci si concede ancora il tempo di raccontarsi con calma è quello della psicoterapia, della psicoanalisi. Per il resto bisogna correre, sempre. Ci si sente depressi o si va in burnout se non si è abbastanza abili. Siamo tutti imprenditori di noi stessi. Lo siamo sui social, dove facciamo sfoggio di noi stessi. Magari raccontiamo le nostre giornate, quello che pensiamo, ma in realtà non stiamo facendo narrazione. Ci stiamo semplicemente esibendo. Stiamo facendo in un certo senso personal branding. Tutte parole che probabilmente avete già sentito e che fanno parte ormai di una mentalità diffusa, la nostra e la nostra cultura, dice Byung-Chul Han. È la cultura plasmata dalla velocità, dove manca e viene soffocata l'introspezione. Come avviene questo? Attraverso i dati, un continuo flusso di dati e di informazioni. L'informazione ci raggiunge da ogni lato, siamo sempre connessi. Ma questo è il contrario della narrazione. Ed è il motivo per cui la narrazione è in crisi e siamo in una società post-narrativa. La narrazione è il contrario dell'informazione perché ha un inizio, uno svolgimento e una fine. E in questo arco narrativo, quando è buona narrazione, cerca un senso, cerca un significato. Però lo fa attraverso l'omissione, non lo fa dettandoci delle regolette per farci pensare come qualcuno vorrebbe. La narrazione crea un senso di interrogativo, ci induce a chiederci come stanno le cose, ci rende, se vogliamo, a volte un po' insoddisfatti, perché le buone storie, oltre a intrattenerci, creano anche dei piccoli shock. Ed è quello che non piace, appunto, ai cattivoni di Fahrenheit 451, ai governanti di Il Mondo Nuovo, e forse non solo a loro. L'informazione è cumulativa, invece. Non c'è nessuna lacuna, non ti induce a porti delle domande, semplicemente ti svalanga addosso se stessa, ti travolge e non si ferma mai. Ma il nostro cervello non è pronto, non è forgiato per ricevere questa mole di informazioni e quindi in qualche modo si desensibilizza per sopravvivere. Oppure in sovraccarico genera paura, angoscia e l'eclissi della speranza, di una visione per il futuro. La narrazione è un'altra cosa, perché non si basa sull'accumulazione, sul travolgere l'utente,
ma sulla selezione, come sa qualsiasi scrittore, qualsiasi narratore, che per emozionare, per arrivare al lettore, deve scegliere che cosa dire e che cosa consegnare all'ellissi del racconto, tipica appunto della narrazione. E poi c'è l'altro fatto importantissimo, che la narrazione sospende il tempo, ci induce a rallentare, a fermarci e a dimenticarci di noi stessi, perdendoci nella storia. E questa diluizione del nostro ego nella sospensione della storia è incredibilmente utile per riacquistare un po' di senso, ma sicuramente è quello che non fa comodo, come abbiamo detto, al tipo di società in cui ci muoviamo, che è una società delle performance, che è un mondo in cui bisogna essere efficienti, imprenditori di se stessi, eccetera, eccetera. Eppure, questo immergerci nelle storie equivale a un atto di ascolto, ma ascolto molto profondo, che è esattamente quello che non è tanto in voga ultimamente. Ascolto profondo come quello, ci ricorda Byul-Chung Han, tipico per esempio di Momo, che è la protagonista dell'omonimo romanzo di Michael Ende. In questo romanzo la bambina Momo riesce a curare le malattie delle persone, degli esseri, anche perfino di un pappagallo. Ma come? Semplicemente ascoltando le storie delle persone. E sì, perché l'avete notato, quando leggete una narrazione davvero efficace, davvero buona, creata da uno scrittore vero, vi sentite meno soli. Ci sentiamo meno soli. E più vicini agli altri. Come ho già avuto modo di dire in altri video, la lettura può essere un innesco per l'empatia, una forma di allenamento, per capire meglio se stessi e quindi anche gli altri, e viceversa. E invece le informazioni e il flusso di dati continuo dei social cosa fanno? Ci separano, ci fanno sentire diversi dagli altri, unici. Esercitano una specie di allenamento dell'ego, più che della connessione del rapporto con gli altri. E qui la loro forza. Ed è qui il loro veleno. Quindi il paradosso, alla fine ci dice Byung-Chul Han, è che questa connessione continua in realtà è una disconnessione dagli altri. Ed è uno strumento anche di oppressione, di limitazione anche della nostra capacità di pensare un'altra realtà. Perché per immaginare un mondo diverso, prima di tutto bisogna essere capaci di raccontarselo e di raccontarlo agli altri. E questo è anche un fatto politico, badate. La narrazione di una realtà è la premessa per la sua realizzazione o comunque per tutto il processo di tentativo di realizzarla, mettiamola così. Ma se non c'è una storia, una prospettiva verso il futuro, e allora anche la politica si risolve semplicemente in quello che è attualmente. Problem solving. Nient'altro che problem solving. Non c'è un'idea di mondo differente. Tanto è vero che la massima, molto diffusa e molto significativa, che probabilmente avete già sentito, e una delle più allarmanti, è che è più facile oggi immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. In realtà tutto ciò di cui stiamo parlando è il modo in cui questa società, che è una società turbocapitalista, che se ne voglia dire, che è una società ideologicamente neoliberista, ci induce a pensare. E ciò che ci induce a pensare è circoscritto, limitato, asfittico, claustrofobico, perché non siamo capaci più di riconoscerci in una narrazione e di narrarci storie che abbiano anche il potere di farci sentire una cosa sola, una comunità, che ci facciano sentire che condividiamo anche dei valori, oltre che dei consumi. E invece la narrazione oggi che cosa è diventata? Nella società dei consumi, appunto. È diventata storytelling. Ma narrazione e storytelling sono cose molto diverse. Lo storytelling è raccontare storie per vendere storie. E badate, anche noi che siamo lettori assidui, forti,
Ci permettiamo naturalmente anche di indulgere nelle opere di chi alla fine ci vuole vendere soltanto delle storie, non fa veramente narrazione. Però è bene che ne siamo coscienti, perché se invece non ce ne accorgiamo, non siamo lettori, siamo consumatori di storie, che è una cosa diversa. Così come chi scrive storie solo per vendere storie non è un narratore, non è un autore, è uno storyteller. E l'editore che utilizza, per esempio, con disinvoltura dei mezzi come, che ne so, copertine realizzate dall'intelligenza artificiale, non per far pagare meno le copie, ma per guadagnare lui più soldi, non è proprio un editore, è un commerciante di storie. Sono cose diverse. Narrazione, storytelling. Fare l'editore, commerciare in libri. Tutto questo passa attraverso l'intenzione. L'intenzione di assumersi una responsabilità, cioè quella di riconoscere che narrare storie non è solo un atto commerciale, fortuito, non è un'esibizione di sé, non è un atto di egocentrismo, ma è un atto di rapporto con gli altri, di condivisione vera, non quella dei social. Questo dice un po' Byung-Chul Han nel suo libro La crisi della narrazione, che io vi consiglio di leggere, è abbastanza complesso, ma merita. Viviamo in una società post-narrativa e quindi è soltanto normale che i lettori, assidui, forti, attenti, siano una minoranza, destinata forse a estinguersi, a meno che non si cambi il passo, non si cambi la prospettiva. Ma cambiare prospettiva, e quindi anche fare politica in un certo senso, passa attraverso la narrazione. Ed è qui il cortocircuito. Siamo nell'era della crisi della narrazione, nell'era dello storytelling. L'era post-narrativa è un'era di scarsa introspezione e di rapporti sconnessi, di solitudine. La narrazione è stata sostituita dallo storytelling, che ha un solo fine: venderci qualcosa, conservare lo status quo a fini consumistici. Ma per guardare a un futuro migliore, ideale, noi abbiamo bisogno di narrazioni migliori, di scrittori migliori, di storie che ci restituiscano una visione di speranza. Per concludere questo video filosofico, che spero vi sia piaciuto, voglio leggervi il testo di un pezzo dei San Levigo, che è un recitato con una musica in sottofondo. Naturalmente non la posso riprodurre per motivi di copyright, quindi ve la leggo io direttamente. Ogni giorno è una splendida occasione per diventare la parte migliore di sé. Sorridi al mondo che ti circonda e ricorda di essere sempre felice. Se ti senti triste, prendi qualche dose di soma, mezzo grammo la mattina e mezzo prima di dormire, per prevenire gli incubi. Un sonno sereno è necessario per recuperare le energie e svolgere al meglio i compiti che ti sono stati assegnati. Non vorrai forse mostrarti impreparato davanti ai tuoi colleghi in ufficio. Non dimenticarlo, è il lavoro che nobilita l'uomo. Non perdere tempo dietro a inutili letture, si divertono solo a mostrare i pori sulla faccia dell'esistenza. Ci sono migliaia di serie TV in streaming questo mese e un algoritmo giusto per te. Puoi scegliere qualunque cosa. Sei tu il padrone della tua vita. Acquista la macchina che preferisci o prenota una vacanza da sogno. C'è sempre un algoritmo giusto per te. Sei tu il padrone della tua vita. Hai bisogno di soldi per comprare una casa? Puoi aprire un mutuo e pagarlo comodamente per il resto della tua vita. C'è sempre un algoritmo giusto per te. Sei tu il padrone della tua vita.